Vale la pena spendere 1000 euro per un monopattino elettrico? Ne parliamo in questo video. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele e questo è il Kukirin G2 Max, un monopattino elettrico da 1000 euro. Premessa, ho ricevuto questo monopattino gratis in cambio di una recensione, quindi ne parlerò nel bene e nel male. Ringrazio comunque l'azienda che me l'ha inviato. Io non amo particolarmente questa tipologia di mezzo, preferisco le bici elettriche o le fat bike, ma quando mi è stato proposto un monopattino da oltre 1000 watt di potenza, batteria da 20 ampere e velocità massima superiore ai 60 km/h, cosa fai? Non accetti di recensirlo? Perché sì, il Kukirin G2 Max è in grado di raggiungere e superare i 60 km/h. Perché è dotato di un motore brushless da ben 1000 watt incastonato nella ruota posteriore da 10 pollici, quasi da fuoristrada. È un monopattino comodissimo da usare proprio in fuoristrada e anche in città, ma il suo peso di oltre 30 kg diciamo che non lo rende molto maneggevole. Come dotazione troviamo un doppio freno a disco sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore. Non sono idraulici, ma comunque pinzano molto bene. Troviamo un impianto di fari LED o comunque illuminazione LED molto potente. Il faro anteriore fa davvero tanta luce. Ci sono i fari, le luci LED di posizione sia avanti sia nella parte posteriore con tanto di stop che reagisce al comando del freno. Inoltre abbiamo anche le frecce. Ovviamente grazie alla regia per queste splendide inquadrature. No, non aspetto, questa entra nel video. Un aspetto molto positivo di questo Kukirin G2 Max è sicuramente il computer di bordo, un display bellissimo, si vede molto bene anche oggi sotto luce solare, ci indica la velocità, trip parziali, chilometri totali, stato della batteria che dopo la prova è ancora a piene tacche, abbiamo l'indicatore di luce accesa o spenta direttamente sul display e anche di freccia a sinistra e destra, e questa è una piccola chicca da non sottovalutare. Il livello di potenza del motore regolabile su 3 valori utilizzando questo tastino posto nel blocchetto destro sotto l'acceleratore, e c'è anche la chiave che serve per accendere e spegnere questo monopattino. Nella parte centrale abbiamo un gancio per le buste della spesa, il borso della palestra, quello che volete. Nella parte sinistra abbiamo il tasto on off per le luci, la freccia sinistra e destra che vi ho mostrato un attimo fa, e infine il clacson. E ci sono anche le 2 leve per i freni, quindi differenziato, freno anteriore e freno posteriore. Ottimo. Pedana davvero molto grande e accogliente, potete tenere i piedi uniti su di essa senza problemi, ma vi consiglio di posizionare un piede su questa staffa posteriore fatta apposta, in quanto questo monopattino accelera davvero in modo molto violento e potrebbe essere pericoloso. Mi soffermo un attimo anche sui 2 ammortizzatori posti sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore del monopattino. Sono davvero ottimi e assorbono molto bene qualsiasi asperità dell'asfalto o del fuoristrada. Saliamo in sella, togliamo il cavalletto e proviamolo. Come vedete le curve non è semplicissimo farle perché è molto pesante, non è molto maneggevole. Imposto la velocità 2 e già la spinta è molto più potente. Comunque acceleratore molto ben modulabile, frenata potente, decisamente potente. E questa era la potenza 2. Ora proviamo la 3. Sto volando! Anche le rampe riusciamo a farle senza nessun problema. Qui la pendenza è davvero elevata, però davvero conveniente fosse. Ottimo. Sotto questo sportellino troviamo l'ingresso per ricaricare la grandissima batteria integrata qui dentro. Una ricarica completa richiede all'incirca 10 ore.
Come autonomia invece riusciamo quasi a raggiungere i 100 km dichiarati no, però 60-70 km con una sola carica sì, e sono tanta roba. Come avete visto ragazzi, l'accelerazione è davvero paurosa, anche se molto modulabile, specialmente nella partenza. Il monopattino non tende ad impennare, quindi questo è già un punto positivo molto grande. Diciamo che quando siete attorno ai 40-45 km/h inizia a ondeggiare, la paura vi assale, però è abbastanza gestibile. Però devo ricordarvi un aspetto molto importante. Questo monopattino elettrico ha due principali difetti. Il primo è il peso molto importante di 30 kg. Sollevarlo, diciamo che non è molto facile. Vabbè, sto scherzando, potete usarlo come squat, come stacco da terra. Si fa sentire il peso, specialmente se dovete caricarlo magari sul pullman, autobus, in auto. Non è il massimo, anche per gli spostamenti in maneggevolezza. Il secondo difetto è la legalità del mezzo. O meglio, l'illegalità. Il motore è da 1000 watt, al momento la legge italiana non permette di superare i 500 watt legalmente, quindi potete usarlo solo in aree private come questa, strade private, parcheggi. In villa? Se avete la campagna, vi divertite, perché queste ruote sono davvero divertentissime da usare sullo sterrato e è anche molto stabile. Però sulla strada preferirei forse un monopattino un po' più leggero. A parte questo però il Kukirin G2 Max è un monopattino elettrico costruito con un certo criterio, ottimi materiali, è bello da vedere perché esteticamente almeno a me piace molto. A lei regia piace? Anche alla regia piace esteticamente questo monopattino. C'è un vento incredibile ragazzi, oggi mi sposto un attimo. Il manubrio è regolabile in altezza, in 3 posizioni, viene fornita in dotazione anche una sella da poter installare in pelle molto resistente. Qui ci sono gli agganci per montarla, ma vi ricordo che in Italia non è legale usare nemmeno una sella sul monopattino, quindi dovete starci in piedi. Un altro piccolo difetto che voglio segnalarvi ovviamente perché potrebbe essere un problema è il faro anteriore, che è molto potente, fa molta luce, infatti si vede anche ora che è giorno, però tende a puntare troppo verso l'alto, specialmente quando saliamo sul monopattino e il faro si alza ulteriormente. Diciamo che questo può essere un problema perché rischiate di accecare gli altri automobilisti o comunque utenti della strada. Purtroppo la staffa è in ferro e si deve piegare per poter migliorare la situazione, non è il massimo. Mi piace particolarmente il sistema di chiusura della parte anteriore. Si svita questa parte, si tira la levetta e non succede un dovevo girare di più. Ok, e si tira giù. In conclusione ragazzi, vale la pena spendere 1000 euro per un monopattino elettrico come il Kukirin G2 Max? Beh, dipende da quali sono le vostre esigenze. Se avete una casa in campagna e volete utilizzare il monopattino su sterrato, su terreni molto accidentati, può essere un mezzo molto valido se la bici non vi piace. Se invece dovete usarlo in città, 1, 1000 watt al momento, da quello che so, è illegale, ma se sbaglio correggetemi. 2, è molto pesante, quindi non è molto maneggevole, però l'autonomia così alta, elevata, di quasi 100 km, è davvero tanta roba e potrebbe stuzzicare chi abita nelle grandi città, però vi ricordo che non potete usarlo legalmente. Ben costruito, veloce, comodo, nei limiti di un mezzo da 30 kg, quindi lo consiglio sì e no ragazzi, dipende dalle vostre esigenze, come detto un attimo fa. Fatemi sapere per ora voi cosa ne pensate di questo Kukirin G2 Max, vi piace o non vi piace, avete dubbi o domande? Beh, lasciate un commento qui sotto e sarò felice di rispondervi. Se volete acquistarlo entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato nei primi righi qui sotto in descrizione video, e appena ci sarà una promozione, un'offerta interessante, ve la pubblicherò. C'è il tasto cerca nel canale Telegram e lo trovate in un attimo. Sempre in descrizione video trovate anche il link per il mio gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram con il mio nome Michele Pesole. Entrate numerosi, vi aspetto. Questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!